Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle abilità comunicative, delle 6 chiavi della comunicazione di potenza, della forza della comunicazione persuasiva. La prima di queste chiavi, di queste abilità è parlare la stessa lingua del tuo interlocutore. Parlare la stessa lingua in senso analogico, ovviamente parlare anche la stessa lingua, però da un punto di vista sensoriale, perché noi capiamo il mondo attraverso i 5 sensi, la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto. La programmazione neurolinguistica, questa neuroscienza nata negli anni 70, distingue 3 macrosensi: il senso visivo, il senso uditivo e il senso cinestesico tattile. Il senso cinestesico comprende il tatto, l'olfatto e il gusto. Indipendentemente da razza, sesso, religione, le persone possono dividersi in persone prevalentemente cinestesiche, tattili, prevalentemente visive, prevalentemente uditive, e ognuna di queste utilizza delle metafore che riportano al senso della vista, le persone visive, al senso dell'udito, le persone uditive, al senso cinestesico, le persone cinestesiche. Quindi noi dobbiamo parlare secondo delle metafore visive alle persone visive, usare parole come immaginazione, ti immagini, non ci vedo chiaro, la situazione è scura, usare delle metafore uditive per le persone uditive, diciamo mi sono detto, cosa ne dici. Tutte queste parole che riportano al senso dell'udito vengono comprese meglio, e metafore di tipo tattile, olfattivo, gustativo, quindi cinestesico per questa tipologia di persone. E quindi dovremmo utilizzare delle metafore del tipo: questa cosa mi pesa, ho un peso sullo stomaco, questa cosa non mi va giù, questa cosa mi puzza. Questa modalità comunicativa ci permette di entrare maggiormente in sintonia con le persone e far penetrare meglio il messaggio. Riconosciamo questa tipologia di persone, e qua viene la seconda abilità comunicativa, ascoltando quello che dicono. E la seconda abilità comunicativa riguarda proprio l'ascolto attivo. Non sapete quanto è persuasivo ascoltare una persona. Ascoltare una persona in modo attivo ci permette di cogliere molte informazioni, molte più informazioni di quelle che crediamo solitamente di avere. Quindi è davvero importante saper cogliere le giuste informazioni per poter entrare in empatia con le altre persone. Quindi ascoltare anche in modo attivo ci permette di capire che metafore comunicative usa questa persona, per cui capire se è prevalentemente uditiva, visiva oppure cinestesica. La terza abilità comunicativa riguarda quella del ricalcare le stesse parole, quindi ricalcare le parole che dice, che è anche un modo per ricalcare poi il canale comunicativo. Però noi, quando una persona dice una frase, prima di dire la nostra frase riprendiamo le ultime parole che ha detto quella persona e poi ne aggiungiamo delle altre, completiamo la frase. In questo modo si creerà una sorta di identificazione inconscia, per cui l'altra persona ci vedrà un po' come l'alter ego, l'altro se stesso, e si può dire di no a tutti, ma non a se stesso. Quindi è importante effettuare questo ricalco verbale, si chiama. E questa
è la terza abilità comunicativa. La quarta abilità comunicativa è il ricalco non verbale, la parte non verbale della comunicazione, quindi è molto importante. Quindi la quarta abilità comunicativa è padroneggiare la parte non verbale. La parte non verbale è composta dalla prossemica, dalla gestione degli spazi, dalla cinesica, dalla gestione della gestualità, della mimica, dalla paralinguistica, cioè i tratti della voce, i tratti non verbali o paraverbali della voce, il tono, il ritmo, il volume, e il contatto fisico, la digitale, il contatto fisico, quindi entrare in contatto fisico è molto importante con una persona. Quindi anche da un punto di vista cinesico, ad esempio, della gestualità, della postura, noi possiamo ricalcare la postura di una persona. Ricalcarla è molto importante, perché se ricalchiamo otteniamo, diciamo anche qua, una sorta di mirroring, di rispecchiamento, per cui l'altra persona ci vede molto simili, quindi gestire la comunicazione non verbale è veramente importante. Un'altra abilità comunicativa è la capacità di gestire il comportamento, la quinta abilità. Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo essere persone che inseguono, che fanno pressing, persone sfuggenti, persone che si allontanano. Capire quanto una persona deve desiderare è fondamentale e come abilità comunicativa è fondamentale. Noi possiamo capirlo dagli atteggiamenti che ha questa persona. Le persone che si agganciano maggiormente sul desiderio, loro tendono ad inseguire e si innamorano di chi fugge. Le persone che si agganciano sul possesso tendono a stare ferme, insomma non inseguono e si agganciano su chi fa un po' di pressing. Questa è la quinta fondamentale abilità comunicativa, capire quanto dobbiamo farci desiderare, perché con alcune persone se ci facciamo desiderare troppo si sganciano, se ci facciamo desiderare troppo poco non si coinvolgono, quindi la capacità di calibrare il desiderio è fondamentale capire quanto dobbiamo farci desiderare, dobbiamo osservare quindi i comportamenti che mettono in atto le persone. E l'ultima, ma importantissima, abilità comunicativa è capire che tipo di emozioni sta vivendo la persona che ci interessa e capire di che emozioni si nutre la sua parte emotiva, perché dovremmo utilizzare delle parole che riportano a quelle emozioni. Se usa ad esempio una parola come ad esempio tradimento, una parola come abbandono, potrei dare delle emozioni perché quella persona automaticamente va su una situazione di vissuto di tradimento, su una situazione di vissuto di abbandono e tende a coinvolgersi, tende a innamorarsi, perché gli stiamo dando nutrimento, non tanto nutrimento alla parte logico-razionale, quanto nutrimento alla parte emozionale, perché ovviamente il presupposto di fondo è che l'abilità comunicativa deve avvenire non soltanto verso la sfera logica della persona, ma anche e anzi soprattutto verso la sfera emotiva, perché la sfera emotiva è quella che poi determina le scelte della persona, è quella che determina di chi si innamora una persona. Quindi capire quali sono le scelte emotive da fare è veramente, veramente importante ed è un'abilità che dobbiamo sviluppare. Quindi la capacità di empatia emotiva, ecco, potremmo definire la sesta abilità, la capacità di empatia emotiva. Ecco, questa è una carrellata di tutte le abilità, ovviamente ognuna di queste va allenata e poi vedremo
come mettere in atto tutto questo allenamento. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!